sono Ellis e oggi parliamo di propositi, di buoni propositi. Allora, all'inizio di quest'anno, ovvero 2023, feci tra me e me un buon proposito riguardante la visione dei drammi coreani, cinesi, giappo, quello che guardo, ovvero andare contro una tendenza che ho molto spesso, che è quella di cercare di finire ogni dramma anche se non c'è proprio più niente nella mia curiosità che venga solleticato da questo dramma. E quindi mi sono riproposta di cercare di abbandonare i drammi che non mi suscitano più alcuna reazione anche se non sono ancora finiti. Ed è una cosa che mi riesce molto difficile perché tendo sempre a avere questa, non lo so, propensione al voler finire a prescindere, andando a sprecare veramente tanto tempo su qualcosa che già all'inizio, a metà o magari anche solo a un passo dalla fine non mi dà emotivamente più nulla. Ho fatto una lista di alcuni drammi che non sono riuscita a finire e che ho quindi abbandonato e che non mi ha causato il cui abbandono non mi ha causato alcun problema. Sono mie opinioni personali, ovviamente. Se a voi questi drammi sono piaciuti tantissimo, meglio per voi. Tutto quello che dico dei drammi, le recensioni che faccio, partono ovviamente da un mio punto di vista personale, che quindi non è che ha una valenza universale perché lo dico io, è quello che penso riguardo a quanto ho visto. Però i pareri diversi e discordi, cioè, sono normali, ci sta, ognuno recepisce qualcosa in una maniera diversa da un'altra persona ed è legittimo, non è che un'opinione pesa di più perché e l'altra pesa di meno perché, pesano entrambe nello stesso modo, soprattutto se si parla di preferenze personali. Allora, lista dei drammi di quest'anno, ho messo insieme alcuni che magari avevo abbandonato perché poi dicevo no, poi lo riprendo, lo porto al termine e poi a posteriori mi dico no, non lo riprenderò mai perché non c'è niente che mi agganci l'interesse. Alcuni drammi che non mi sarei aspettata, altri che ho cercato di portare avanti il più possibile, ma proprio mi hanno sfiancato emotivamente, non c'era niente di stimolante nella visione se non, no, se non, no, ma soltanto un senso perenne di sfinimento, di fatica e di frustrazione. Andiamo a vedere quindi i titoli di alcuni drammi che ho abbandonato per strada senza rimorso, tra l'altro, anzi con grande senso di leggerezza e liberazione. Primo dramma è un dramma, mi sembra del 2021, ma poco importa, Truth or Dare. Il protagonista è questo generale cieco al momento dell'inizio della storia, che in realtà non è cieco. La sera va in giro vestito da Batman per rubare ai ricchi e dare ai poveri, investiga sulle circostanze della morte della madre, è inviso alla sua famiglia e viene costretto a sposarsi con una principessa. Però al momento del matrimonio succede che c'è uno scambio di spose, ovvero la principessa promessa al generale viene scambiata con un'acrobata di strada che è stata promessa al capo di una banda di banditi. E le due, per cercare di salvarsi la pelle e cercare di non far saltare la propria copertura, devono un attimino arrabattarsi. L'acrobata è anche una grande fan di questo eroe mascherato alias Batman, perché veramente ha proprio tutto un outfit nero con una maschera orrenda, tra l'altro, sempre sugli occhi, nera, che ricorda un po' quella di Batman. E quando scopre che il generale, con cui all'inizio ovviamente c'è tutto questo rapporto conflittuale, altri non è che proprio l'eroe di cui lei è innamorata da sempre, da persona con un medio grado di intelligenza si trasforma in una decerebrata. Ora,
All'inizio questo dramma era anche abbastanza interessante perché c'erano diverse dinamiche, diversa carne al fuoco tra le motivazioni del generale, le sue indagini appunto sulle sorti della madre, il perché facesse l'eroe mascherato, questo rapporto conflittuale col padre, nonostante appunto lui ricopra una o abbia ricoperto una posizione di rilievo nell'esercito prima del suo incidente. Incidente che, come dicevo, è falso perché lui in realtà ci vede benissimo, ma sta usando la scusa dell'invalidità per potersi muovere con più libertà e raccogliere più informazioni possibili. Dicevo, rapporto di cane e gatto tra i due, tra il generale e la sposa fasulla, che poi ovviamente si innamorano, ma ripeto, lei a un certo punto diventa praticamente una rimbambita totale che fa delle cose assolutamente senza senso, tra le quali seguirlo quando lui è in missione vestito da Batman con il costume tipo da Robin, perché lei si veste uguale a lui, non riuscendo a capire che così facendo mette in pericolo lui, la sua identità e quello che sta cercando di fare. E dico, boh, vabbè, perché? E ho provato a continuare quando c'è proprio questa svolta negli eventi in cui lei scopre appunto l'identità e si inventa di autoinvestirsi come Robin, l'aiutante di Batman. Ho provato a guardare 2 puntate, ma proprio la stupidità, cioè le scelte stupide della protagonista e in generale anche una trama un po' a rallentatore e certe dinamiche pesanti mi hanno proprio fatto desistere totalmente, quindi l'ho abbandonato quasi prima della metà, penso di essere nemmeno arrivata a metà e non mi sono più guardata indietro perché mi facevo più proprio. E quindi Truth or Dare è il mio primo titolo. Il secondo titolo, che adesso dirò male perché è un termine in coreano lunghissimo, Sang-kyun Kwon Scandal, metto qua il titolo, che è un dramma, mi sembra del 2010, che ispirò anche The Chanam Youth, dramma cinese che io recensii tipo un paio di anni fa. Nonostante ci sia una delle mie attrici preferite, l'ho trovato veramente macchinoso. La storia è un dramma coreano in costume, in cui c'è questa ragazza che si intrufola in un'accademia prettamente maschile per cercare, ma per cercare in realtà all'inizio niente, cioè lei arriva a arruolarsi in questa accademia che deve formare le menti migliori della società, un po' per caso, perché allora, prima di tutto non potrebbe perché è donna, però entra in contatto con un tizio figlio di nobili che la prende un po' di mira e la sfida appunto a entrare per non rivelare cose che lei ha fatto e quindi praticamente farla punire perché già sta infrangendo una miriade di regole. Ovviamente i due si innamorano, però con la spada di Damocle per modo di dire, però con l'incognita da parte di lui sull'identità di lei. E infatti lui pensa di innamorarsi di un uomo e quindi questo gli crea grandissime crisi di identità. E in più c'è tutta una serie di personaggi di contorno che vanno dall'inutile al fastidioso. Fastidioso sono quelli che sono contro questo tizio e di conseguenza lei, quando lui comincia un po' a proteggerla, giusto per il gusto di essergli contro. Fastidioso è uno che all'inizio sembra far parte della cricca no, fastidiosi erano quelli contro, inutile questo. L'inutile è quello che prima sembrava far parte della cricca dei fastidiosi e poi sta un po' di qua, mette un po' il piede in tante scarpe, ma è uno di quei personaggi che sembra voler creare il caos giusto per il gusto di vedere il mondo che va a rotoli, ed è interpretato dall'attore che fa Vincenzo, che già sapete a me non spicca per simpatia nella mia scala delle preferenze, e qua proprio è la sua parte, quello che dà fastidio, ma proprio urticato il suo personaggio, l'ho trovato molesto, senza uno scopo se non appunto quello di creare scompiglio.
E la trama stessa, che dovrebbe appunto far luce su questo scandalo che è legato alla figura del padre di lei, si annoda su se stessa in una maniera di nuovo molto pesante, molto arzigogolata, e che di nuovo porta allo sfinimento. Cioè neanche il tasto avanti veloce mi ha salvato, ne ho fatta proprio. Ho dovuto abbandonare, sono andata a vedere tipo gli ultimi 10 minuti dell'ultima puntata. Vabbè, finisce bene, però oramai il mio coinvolgimento emotivo era in negativo, quindi abbandonato senza pietà. Adesso passiamo ai drammi di quest'anno. Oh my god. Uno è un dramma recente che è in corso di svolgimento adesso, perlomeno nel momento in cui sto registrando il video, che si chiama Fireworks on Earth. Di nuovo, dramma cinese, ambientazione moderna, di nuovo ambientazione tra lui e un pompiere, cosa che io ho già visto in A Date with the Future. Ho visto le prime due puntate e mi è caduto tutto quello che poteva accadere. Allora, lui mi viene solo da alzare le sopracciglia, cioè lui è il figo del mondo, ovviamente, il più bravo, il più bello, il più spregiudicato, il più eroe, il più. Lei, dottoressa, che però è succube di una famiglia molto ricca che l'ha adottata e di una madre probabilmente che è una mezza psicopatica. E lei, succube di questa madre che non esita a manipolarla emotivamente in qualsiasi modo e maniera, causando, quando lei alle superiori intreccia una relazione col protagonista, causando addirittura la rottura tra i due in malo modo. Mi sembra di aver capito che la madre tipo abbia cercato di far fuori lui. Si rincontrano i due 10 anni dopo, quando appunto hanno le rispettive professioni, pompiere e dottoressa, con lei che fondamentalmente è una vittima di abusi familiari, con un fratello che è mezzo innamorato di lei, quindi ragazzi miei, cioè entriamo nell'incesto. Anche se allora, biologicamente non sarebbe incesto perché lei è stata adottata mentre il fratello è figlio naturale, però c'è di fatto una persona con cui è cresciuta, quindi è un incesto emotivo a tutti gli effetti. È lui che non la vuole più vedere visto come si sono lasciati, però ecco una costruzione brutta, cioè lei ovviamente è manipolata emotivamente dalla famiglia che usa la sua adozione proprio come un senso di colpa su cui fare leva a prescindere, è anche una vittima di una fortissima depressione che la porta a essere estremamente remissiva ed estremamente passiva anche negli aspetti della sua vita. E io quando vedo delle protagoniste così purtroppo mi scappa l'interesse, perché allora è vero che non tutte le protagoniste possono essere forti e indipendenti, intraprendenti e sicure di sé. Però è anche vero che non ho voglia di andare a cercarmi il freddo per il letto vedendo queste storie. In più, se ci mettiamo che anche lui veramente è uno sbruffone di prima categoria, cioè il connubio secondo me è destinato al fallimento, ma poi ovviamente andrà a finire bene. Morirà qualcuno probabilmente perché lui fa il pompiere, quindi nella squadra morirà qualcuno e troveranno il modo di spiegarsi sui malintesi del passato, ma va bene. Cioè, ho guardato 2 puntate e mezza. Cioè, sono ancora in corso di svolgimento perché il dramma finisce verso la fine di luglio e proprio il mio interesse è stato preso a martellate fino a morire male dalle dinamiche che ho visto sullo schermo, e quindi ho detto no, no Maria, io esco e sono uscita. E l'ultimo per oggi è un dramma che si è concluso da poco, 2023, dramma cinese, 25 puntate, che è in testa alla classifica di ranking di My Drama List come romance. È un dramma che ha avuto un successo stratosferico e si chiama Hidden Love. Io l'ho guardato fino alla puntata 18 e poi non ce l'ho più fatta. Allora, è la storia praticamente di questa ragazza che si innamora del migliore amico del fratello.
E il mio problema con questo dramma, che pure ha tante scene molto carine, risiede in questa cosa. Prima di tutto, secondo me, le puntate dedicate al colpo di fulmine di lei sono troppe. Iniziale intendo, perché lei lo incontra quando ha 14 anni e lui ha 5 anni di più di lei, quindi 19. Ora, un diciannovenne che già presta un po' di attenzione a una quattordicenne, sinceramente a me fa un po' rizzare i capelli sulla nuca. Però lui si inserisce in questa dinamica familiare come un altro fratello, ha un atteggiamento protettivo nei suoi confronti, e gli sceneggiatori ce lo vogliono spiegare così. Non aiuta che l'attrice che interpreta lei quattordicenne dimostri in realtà, abbia 12 anni nella realtà e ne dimostri probabilmente 9, mentre lui rimane sempre lo stesso, dai 19 fino poi ai 24 quando si mettono insieme e poi quando vanno avanti. Ho trovato le dinamiche in questi 5 anni in cui lei appunto finisce le superiori e va all'università, da parte sua di lui un po' ambigue, perché ripeto, è vero che lui si pone sempre con questo atteggiamento fraterno, però a volte a me personalmente ha dato l'idea di essere un po' troppo, ecco, un po', ripeto, ambiguo, un po' fosco. Nonostante lui sia un personaggio comunque un bravo ragazzo, che aiuta sempre gli altri, però ho trovato la dinamica strana, cioè lui è il migliore amico del fratello di lei, fratello che secondo me è il personaggio migliore del dramma, cioè mi è piaciuto da morire, e le dinamiche tra i due fratelli biologici, cioè riportate, rappresentate alla perfezione. Avrei probabilmente, ecco, se avessero scelto un altro attore per interpretare lui, perlomeno nel frangente iniziale, forse sarebbe cambiato qualcosa, non lo so. Per come sono state gestite le cose, tutto questo inizio, questi 5 anni in cui loro si incontrano, inizialmente appunto quando lei ha 14 anni, poi fast forward quando lei ne ha 17, quindi lui ne ha 5, 21 in più, e lui le dà delle lezioni, mi sembra, di fisica. Lei è persa fin da subito, ok? Poi a un certo punto lei scopre che lui, no, lei pensa che lui abbia una fidanzata, e allora fa una cosa intelligente, ovvero si ritira in se stessa e taglia un po' i ponti in una maniera molto più consapevole, molto più adulta di tante altre protagoniste femminili, invece che diventano delle psicopatiche. I due si ritrovano poi quando lei appunto va all'università e ha 19 anni, perché si mettono insieme poco dopo il suo 19esimo compleanno. Però ripeto, tutto questo pregresso di questi 5 anni iniziali e l'atteggiamento di lui, che per me è stato rappresentato male, mi hanno un po' avvelenato tutto quello che viene dopo, che ripeto, cioè sono delle dinamiche che se i due si fossero incontrati quando lei aveva 19 anni e lui 24, nonostante comunque un gap in quel periodo, in quell'età, nelle due età rispettive, importante, perché lei è all'università, lui è già laureato e sta già lavorando, cioè sono veramente entrambi in fasi diverse della loro vita, e quindi anche la mentalità, il modo di pensare, le responsabilità cambiano. Però se i due si fossero incontrati dal nulla, non sapendo le rispettive età, la cosa avrebbe potuto anche in qualche modo stare in piedi. Così, con tutto il pregresso, a me mi ha lasciato un po', mi ha fatto un po' storcere il naso, non so come altro dirlo. Ehm, Poi cos'altro? Ah, un'altra cosa, probabilmente è questa cosa della differenza di età, perché 5 anni non sono un'età, una differenza d'età di quelle stratosferiche, però bisogna vedere i 5 anni dove si posizionano. Ovviamente 14-19 legalmente e moralmente sbagliatissimo, perché veramente c'è due mondi a parte. 17-22 idem con patate. 19-24, ripeto, se si fossero incontrati dal nulla si sarebbe potuto ragionare, con quello che c'è stato prima
me. Ehm, Gli sceneggiatori, secondo me, questa cosa della differenza di età l'hanno voluta affrontare perché un po' avevano il codone di paglione. E infatti questo discorso della differenza ritorna parecchie volte. Vabbè, lui la tratta sempre un po' come inizialmente la sorella minore e poi fa sempre le battute, la chiama kid, bambina, ragazzina. E allora lei di contro lo chiama vecchio, tipo zio. E vabbè. E poi lei arriva ai 19 anni, dopo che appunto ha raffreddato un po' i rapporti perché pensava che lui avesse un'altra, in maniera, ripeto, molto intelligente, continua a ripetere, oddio, come proprio un mantra, cioè una filastrocca, un disco rotto, no, ma io sono un'adulta, ma ormai sono cresciuta, dimostrando di non essere assolutamente cresciuta, perché ragazzi miei, cioè una persona che è cresciuta non ha bisogno di continuare a dire agli altri che è cresciuta, invece lei lo continua a ripetere quasi per convincere se stessa di questa cosa. Se potessi aver preso 5 euro per ogni volta che lei ripete questa frase durante il dramma, probabilmente potrei farmi una settimana alle terme, ma alle terme quelle belle. E quindi, boh. Inoltre, un'altra cosa. A un certo punto lui si rende conto che lei è cresciuta, ha 19 anni, ormai è maggiore età, quindi non è più illegale. No, vabbè, non è vero, perché prima lui ci vogliono far credere agli sceneggiatori che l'abbia sempre trattata come una sorella. A un certo punto si rende conto lui che il suo atteggiamento è cambiato. E basta, fa lo switch da è mia sorella a è la ragazza che mi piace con una facilità emotiva un po' destabilizzante, sinceramente. Non so, cioè, perdici il sonno almeno un paio di notti. Niente, no, tranquillo, ok, mi piace, va bene. Allora comincia a corteggiarla. E lei fa la preziosa, cioè lei è innamorata persa di lui da 5 anni, quando lui le dice no, guarda che io non voglio più essere tuo fratello, io voglio essere il tuo ragazzo, e lei, no, adesso ci devo pensare. Mi è caduto tutto quello che poteva cadere, e anche di più. Ho detto no, dai, la tirano lunga 2 episodi e poi si mettono insieme. E nel momento in cui si mettono insieme, paradossalmente, cioè a me è scappato l'interesse, proprio non... me... Eppure è un dramma che ha avuto veramente un successo, ripeto, ha il ranking maggiore sul My Drama List senza fare la selezione per paese, proprio generico, 9.2. Boh, non lo so, tanti proprio lo lodano, lo esaltano come un bellissimo dramma. Lui ovviamente ha problemi dalla famiglia, però niente in confronto ad altri drammi che ho visto, cioè comunque si risolve i suoi problemi in maniera molto autonoma e in maniera anche abbastanza svelta nel panorama degli eventi, nella cronologia degli eventi. C'è una stalker, perché possiamo fare a meno di una stalker in una storia di un dramma cinese, ma ovviamente no. E boh, ripeto, ci sono tanti momenti carini, ci sono anche tante cose che a me mi hanno lasciato con il sopracciglio alzato. E nel panorama delle cose ci sono storie secondarie che hanno stuzzicato il mio interesse un po' di più. Il fratello, ripeto, è il mio personaggio preferito, per quanto ho visto, perché poi a un certo punto la storia si focalizza sui due, quindi il fratello compare una volta ogni tanto. Una delle amiche dell'università che è innamorata di un tizio che va dietro alla protagonista, perché poi ecco, della protagonista si innamorano tutti. Boh. La protagonista è un'attrice che fa parte di quelle attrici che secondo me interpretano sempre se stesse. Lei è famosissima e cioè, secondo me interpreterà, ma non lo so, cioè per me 20 drama all'anno, perché esce con drammi a ripetizione. E pur non essendo
secondo me, una di quelle attrici monoface, ha comunque un range estremamente limitato. Io ripeto, ogni volta che la vedo, a prescindere dal costume, dal contesto, dalla storia, dalla situazione, vedo sempre la stessa persona con vari gradi di estroversione, con vari gradi di espressioni facciali che però rientrano in un range estremamente circoscritto, quindi non è che le sue performance mi ispirino interesse o lodi sperticate, cioè se c'è lei guardo, ma se c'è qualcos'altro guardo altro, cioè non è un'attrice i cui drammi aspetto proprio con entusiasmo. E boh, non lo so, io ripeto, l'ho abbandonato al 18° episodio su 25, va a finire bene, ma francamente delle loro vicende a un certo punto chi se ne frega. Bene, direi che mi posso fermare, ditemi se avete dei drammi che anche voi avete abbandonato senza pietà e senza remore, ci scambiamo opinioni in merito. Direi che posso fermarmi anche per oggi, vi auguro buona giornata e alla prossima, ciao!